La monocultura turistica è uno dei motivi dello spopolamento di questa città ed è uno dei motivi per cui questa città è così debole. Parte anche la volontà di fare dell'attivismo e di cercare di contrastare dei meccanismi che stanno devastando un territorio, una società che subiamo sulla nostra pelle. Io mi sono trovato a occupare uno stabile sicuramente per necessità. Finito il mio percorso di studi ero di fronte al bivio, cioè se andarmene da questa città e cercare altrove, diciamo, il mio futuro, oppure rimanere in questa città, però in questa città non sarei mai riuscito, diciamo, a pagarmi un affitto, a permettermi la vita, e il costo altissimo, appunto. Diciamo, mi sono avvicinato ai movimenti di lotta per il diritto a abitare, da lì appunto ho deciso anch'io di occupare un alloggio, di rimanere in questa città, di costruire la mia vita in questa città. Questa fa parte di una delle migliaia, di abitazioni sfitte, lasciate all'abbandono del patrimonio residenziale pubblico, che noi abbiamo recuperato e reso abitabile. Sì. Questa è la camera e questa è la cucina, diciamo. Sono Tommaso, faccio parte del progetto Rebiennale, che è nato con l'obiettivo, diciamo, di contestare l'enorme spreco che avviene all'interno della Biennale di Venezia. Parliamo di, non so, decine di migliaia di metri cubi di materiale nuovo, perfetto, ferro, legno, vetro, eccetera, che viene semplicemente destinato alla discarica. Quindi noi dal 2008 abbiamo iniziato a contestare questo spreco andando là prendendoci materiali per diversi tipi di progetti, e a quel punto ci siamo iniziati a porre delle questioni, no? Per cui, cioè, o il riuso, il recupero diventa parte del paradigma produttivo, o se no noi non operiamo un vero cambio nel sistema dello spreco e della produzione di rifiuti, perché la Biennale tra l'altro non solo è la patria dello spreco, è anche la patria del lavoro nero, sottopagato, gratuito, studenti usati come operai montatori. Abbiamo quindi iniziato a dire ai padiglioni: benissimo, se voi volete recuperare il materiale, allora ci dovete pagare per lo smontaggio, perché noi recuperiamo tutto il materiale. A un certo punto abbiamo iniziato a aggredire anche la fase di montaggio e di progettazione dei padiglioni, cioè tu devi pensare al padiglione già come sua seconda vita, visto che la mostra dura 6 mesi. Un aspetto è sicuramente quello di intervenire affinché questi eventi siano sempre davvero più sostenibili da un punto di vista ambientale e non pianto 3 alberi da qualche parte e bilancio le emissioni carboniche. Questa era una casa completamente dismessa, dalla pavimentazione agli impianti elettrici, idraulici, l'assenza totale di un impianto di riscaldamento. È una casa completamente invivibile, lasciata sfitta per forse decine d'anni, e ecco, recuperata da noi grazie appunto alla collaborazione con gli architetti di Rural Studio. Loro hanno, diciamo, costruito il loro padiglione con tutta una serie di materiali e di oggetti, no? Che poi sarebbero stati utilizzati, diciamo, per scopi sociali, sia nell'ambito dell'ASC, del diritto all'abitare delle case occupate, sia anche per un progetto di accoglienza per i senza tetto, no? Questa è una libreria, per esempio, recuperata sempre dalla Biennale nel 2014, dal padiglione danese. Io sarei pizzaiolo, diciamo, questo è il mestiere che ho imparato nel corso degli anni. E, diciamo, sei un po' costretto a scendere a questo compromesso, no? A lavorare nell'ambito della ristorazione, quindi anche dentro la macroeconomia turistica, diciamo. C'è un tema vero sulla questione del lavoro del reddito. Tu in questa città, con la monocultura turistica che ha desertificato l'economia di questa città, o lavori nel turismo, nella ristorazione, o lavori nel pubblico, cioè il resto dei lavori è stato espulso da questa città. È uno dei motivi dello spopolamento di questa città ed è uno dei motivi per cui questa città è così debole. Poi il turismo a Venezia ci sono contratti da 4 euro l'ora nei bar attorno a Piazza San Marco. La sfida è anche di inventarsi un lavoro che risponda a dei criteri
di sostenibilità ambientale e anche di sostenibilità sociale, etica, lavorativa, non so come porla, anche questa è una sfida che ci siamo posti, no? Cioè... Certo che potremmo racchiudere in una grande parola che è il capitalismo, e che in questa città si traduce nell'aggressione dell'economia appunto turistica e delle conseguenze che ha rispetto a sta città. Abbiamo parlato tante volte delle grandi navi, della lotta per il diritto all'abitare, che è un contrasto diciamo all'esodo, no? Che c'è continuo di questa città, la perdita di residenti. Da lì parte anche la volontà di fare dell'attivismo e di cercare di contrastare dei meccanismi che stanno devastando un territorio, una società che subiamo sulla nostra pelle nella vita di tutti i giorni.